Dottore, mi spiega velocemente la dieta chetogenica? Allora, la dieta chetogenica che utilizziamo noi è una dieta mirata alla produzione di corpi chetonici, però che devono derivare dalla metabolizzazione, in particolar modo attraverso la beta-ossidazione di acidi grassi, del nostro grasso viscerale e del nostro grasso sottocutaneo, riducendo al massimo, quasi annullando totalmente, la quota di grasso introdotto dall'esterno, come olio di cocco, come avocado, come cioccolato, come cacao, come altri alimenti, praticamente lardo, strutto, burro, che portano praticamente dei grassi, e noi invece vogliamo intaccare praticamente il nostro grasso viscerale. Quindi la nostra dieta chetogenica è una dieta intesa non come che cosa noi mangiamo, ma cosa noi andiamo a nutrire. Noi andiamo a nutrire soltanto i muscoli e non andiamo ad introdurre alimenti finalizzati a scopi energetici, perché il nostro obiettivo è l'obiettivo di dimagrimento. Se però il soggetto in questione svolge anche una regolare attività fisica, dovrà introdurre una quota di carboidrati giornaliera di carboidrati dai 50 ai 100 grammi di carboidrati per nutrire il cervello ed impedire che i muscoli in allenamento intenso possano sottrarre quello zucchero, mandando il paziente in una seria ipoglicemia che può dargli giramento di testa. Quindi il nostro obiettivo però dal punto di vista dimagrante è di fare un digiuno però sostenuto dalle proteine, che hanno una funzione importantissima per nutrire i muscoli. Perché noi dobbiamo sapere che in un'alimentazione normale noi abbiamo i macronutrienti, cosiddetti macro perché apportano energia, e sono gli zuccheri o glucidi, sono i grassi o lipidi e i protidi o proteine, affiancati ai micronutrienti che sono invece alimenti essenziali, perché cioè dobbiamo per forza introdurre con la dieta, non possiamo fare a meno, che però micro non apportano energia, sono l'acqua, i sali minerali, in particolar modo magnesio e potassio, oltre a calcio e fosforo e ferro, e praticamente sono essenzialissime, e poi le vitamine. Tra le vitamine idrosolubili l'unica essenziale è la vitamina C, le altre essenziali tra i liposolubili sono la A, la E, la D, la F, che sarebbero gli omega 3, la vitamina K, eccetera. Quindi il nostro organismo fondamentalmente che cosa fa? Deve introdurre energia. Con la dieta chetogenica non introduce alimenti energetici e macronutrienti. Prima di tutto, in primis, non deve assolutamente introdurre carboidrati, glucidi che non hanno una funzione essenziale. Dei grassi, gli unici grassi accettabili sono gli omega 3, e noi azzeriamo completamente, secondo il nostro principio di dieta chetogenica, che è ispirato al principio della dieta del digiuno proteico, dieta aminoacidica del professor Blackburn di Harvard, quella di introdurre quella quota di proteine necessaria e sufficiente soltanto a sostenere la massa muscolare, perché qualunque persona dotata di sana ragionevolezza, nonché nutrizionista, deve sapere che nel nostro organismo l'unico elemento che va nutrito dentro il nostro, l'unico tessuto che va nutrito non è il tessuto adiposo, ma è il tessuto muscolare, connettivo e il tessuto scheletrico, e sono tutti tessuti di origine mesenchimale con funzione, principalmente sono fatti di proteine. Quindi noi dobbiamo introdurre la quota proteica necessaria e sufficiente a sostenere i nostri muscoli, sia per la fibra di tipo 1 tonico posturale, sia la fibra di tipo 2A per lo sforzo, diciamo, di resistenza anaerobica, sia la tipo 2B, quella glicolitica anaerobica che alleniamo in palestra di bodybuilding o nella corsa dei 100 metri. Quindi il nostro obiettivo è nutrire i muscoli. Quindi la nostra funzione è: nutriamo i muscoli per farli crescere? No, noi non cerchiamo l'anabolismo muscolare, non siamo dei culturisti che vogliono crescere, ma vogliamo impedire il catabolismo muscolare. L'unica proteina che fornisce una quota continua di aminoacidi senza stimolare l'insulina, con una scarsa stimolazione dell'insulina, quindi il cosiddetto effetto insulinotropico, è la caseina.
Noi utilizziamo il caseinato di calcio, quindi già predigerita, facile da assumere e da digerire, che staziona all'interno del nostro stomaco per circa 420 minuti, circa 7 ore, fornendo dipeptidi e tripeptidi, oltre a qualche amminoacido libero, necessari e sufficienti a mantenere costante la glicemia, quindi con funzione gluconeogenetica, e praticamente a stimolare la produzione di corpi chetonici. Quindi i nostri amminoacidi che introduciamo con la caseina sono stimolatori anche della chetogenesi, in particolar modo l'isoleucina. In più aggiungiamo del triptofano, che ha una funzione importantissima, non essendo un amminoacido che non ha né funzione gluconeogenetica né funzione chetogenetica, ma viene utilizzato nel nostro viscere per produrre la serotonina, che è l'ormone della felicità, della sensibilità, del benessere, che è quello che quando uno fa una dieta priva di carboidrati, essendo noi animali dipendenti dai carboidrati, che la nostra serotonina la otteniamo attraverso la stimolazione indiretta della serotonina, attraverso la stimolazione indiretta dell'insulina con gli zuccheri, quindi quando noi mangiamo dolci, quando prendiamo zucchero ci sentiamo felici. Questa felicità in realtà è data dalla serotonina, che viene prodotta indirettamente dal picco di insulina. Il nostro obiettivo invece è quello di bloccare l'insulina. Noi non vogliamo che l'insulina venga prodotta. Non vogliamo sbalzi glicemici. Con gli sbalzi glicemici la gente ha anche gli sbalzi di umore. Seguendo la dieta chetogenica manteniamo uno standard energetico alto, un livello di euforia alto, un senso di sazietà e un senso di benessere, chiamiamola anche felicità, in cui il paziente, la persona si sente in uno stato di equilibrio mentale e fisico perfetto. Cosa che invece chiunque dipende dal carboidrato è come un altro tossicodipendente qualunque, che finché fuma ha 12 minuti di benessere, poi subito immediatamente c'ha bisogno di una nuova sigaretta, o così con il fumo di altre sostanze tossiche, oppure l'assunzione di cocaina. Ancora peggio, l'effetto lo vediamo con le droghe pesanti come l'MDMA, che sarebbe l'ecstasy, che praticamente dopo questa scatenare, questa serotonina che ti dà questo senso di benessere, di armogenesi, sudorazione eccetera, fino alla disorazione, poi c'è un down che segue, che fa stare, uno sta malissimo, addirittura talvolta si hanno quadri anche mortali. Quindi quello che noi dobbiamo capire fondamentalmente sul nostro organismo è che una dieta chetogenica basata sull'apporto soltanto proteico ha lo scopo di essere un digiuno finalizzato ad attaccare il nostro grasso viscerale e svolgere un'azione anticatabolica rispetto ai muscoli. Questo è il nostro obiettivo. Un alimento, l'unica proteina in natura in grado di funzionare da proteina di riserva, non avendo noi riserve proteiche, abbiamo solo per 12-24 ore riserve di zuccheri, riserve di grasso ne abbiamo in quantità industriali, ed è proprio quelle che noi andiamo a intaccare con la dieta chetogenica nella riserva. Lo sappiamo tutti che il grasso ne possiamo accumulare in quantità industriali, le proteine non le possiamo accumulare. L'unica proteina di riserva che svolge azione anticatabolica e quindi anche stimola in piccola parte l'anabolismo è la caseina, che noi praticamente mettiamo il caseinato di calcio alla base, praticamente prodotto base delle nostre proteine, a cui addizioniamo degli amminoacidi proprio per raggiungere quegli obiettivi in tempi immediati e rapidi, in maniera che il paziente, la persona che segue questa dieta, non avrà dei vuoti che possono praticamente poi allontanarlo dall'obiettivo della terapia. Questo è il concetto di base. È stato chiaro? Chiaro.